Ciao a tutti e bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana, benvenuti ai nuovi. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mi farebbe molto piacere. Nel video di oggi vedremo la piccola borsettina che avete visto nell'anteprima, facilissima. Utilizziamo una rete canvas, non c'è bisogno di foderarla perché viene ripulita anche a rovescio. Vi faccio vedere, ho fatto un laterale, questa è la lavorazione, questo è il suo rovescio, quindi non abbiamo bisogno di poi foderare, quindi velocissima, non è tanto grande, ideale per le nostre serate o comunque bellina anche di giorno. Vediamo cosa andrò ad utilizzare: un po' di rete canvas da 5 mm, va bene anche la rete da giardino, rimane solo più morbida ma è uguale. Cordino, io ho questo cordino, più o meno sarà 2 millimetri e mezzo circa. Ce l'ho usato avanzato da un'altra borsa e qui non ce ne va tanto di cordino. Una catena, se vogliamo mettere un po' più elegante come questa, una borsettina da portare a mano, oppure possiamo anche realizzare una tracolla fatta all'uncinetto come vi piace di più. Due ponticelli di questi con le alette, oppure due anelli che possiamo andare a cucire nei laterali per poi applicare o catena o tracolla. Una piccola chiusura a cartella, anche questa è con le alette, la mia, e poi sopra va a stringere, quindi non ci sono viti, non ci sono niente, però quello che voi siete abituati ad utilizzare. Userò un uncinetto del numero 3 perché questo mi permette di entrare comodamente nello scacco della rete. Detto questo, partiamo con il tutorial. Per prima cosa andiamo a ritagliare la nostra rete, dove io già ho calcolato come dovrà venire la nostra borsa. Quindi andiamo a ritagliare il lato corto, sono 22 centimetri per 36 centimetri. Come numero di scacchi, stiamo parlando di una rete da 5 mm, sono 37 nel lato corto e 61 scacchetti nel lato lungo. Quindi ritagliamo questo rettangolo, poi andiamo a mettere dei marcapunti e questo ci servirà quando andremo a cucire la nostra borsa. Sapremo esattamente dove andrà applicato il laterale, quanto misura la patella che dovremo piegare, quindi avrete già una borsa perfetta, per cui per la parte davanti contate 18 scacchetti, nel 19esimo metto un marcapunti. Qui siamo al fondo, io ho considerato 7 scacchetti, contate anche quello del marcapunti, nel settimo un altro marcapunti e questo è il nostro fondo. Parte dietro 18 scacchetti come il davanti, quindi nel 19esimo mettiamo marcapunti. Da qui in poi è tutta patella, che sono 19 scacchetti. Mettete poi, seguite la riga e mettete i marcapunti anche dalla parte opposta, così quando andrete a cucire non vi sbagliate, perché se sbagliate anche di mezzo centimetro logicamente potrebbe venirvi la borsa storta.
quindi così la borsa va bene, le misure sono calcolate alla perfezione e proseguiamo alla lavorazione della borsa. Prendo il mio cordino, andremo a fare un punto catenella semplicissimo lavorando direttamente sulla rete. Naturalmente poi se volete fare un altro tipo di lavorazione, un pannello staccato, potrete utilizzare queste misure di rete che vi ho dato per farci qualsiasi cosa, non è un problema. Mi sono dimenticata, andremo a ritagliare anche due piccoli laterali che misurano 4,3 centimetri per 10,8. Come numero di scacchetti abbiamo 7 scacchetti come il fondo per 18 come l'altezza del davanti e del dietro. Quindi ne ritagliamo due e partiamo con il lavoro. Potete partire da qualsiasi punto. Prendo, mi avvicino un pochino, lavoro in questo senso, parto dal primo scacchetto, entro dentro con l'uncinetto, mi porto fuori il filo, giro la mia rete e vado nello scacchetto avanti e prendo il filo e mi chiudo la catenella, mi riposiziono come all'inizio. Andremo a lavorare su 2 righe, una e due, quindi lavoreremo un punto catenella zig zag. Guardate il tipo di lavorazione come viene carina, non sembra un punto catenella, non si capisce che lavoro è, soprattutto ripulito anche sul dietro. Quindi sono a questo punto nel secondo scacchetto, ritorno nella prima riga sopra e vado a fare un mio punto, chiudo la catenella, ritorno a fianco perché lavoriamo su 2 righe, prendo il filo e chiudo la mia catenella, continuo ad avanzare, vado a sinistra, ritorno nello scacchetto di destra, vado a sinistra e ritorno nello scacchetto di destra. Devo andare qui, a fianco sulla destra, uno scacchetto a destra e uno a sinistra, ritorno a fianco, quindi vado su, lavoro questo e poi questo di fianco, da qui incrocio e vado qua e poi vado a fianco, torno qua e poi vado in fianco. Ecco il zig zag che mi si forma. È più facile farlo che farvelo vedere perché poi per stare a favore di telecamera non sono in una buona posizione io con la rete, quindi faccio più fatica. Proseguo così quindi a rivestire queste 2 righe.
Non saltate gli scacchetti, se vi accorgete tornate indietro, perché poi si può formare un buchino. Lì per lì non si vede, ma poi alla fine si vede. Il lavoro è abbastanza veloce perché la rete è grossa, la borsa è piccola, non ci vuole molto, Quindi proseguo a lavorare a zig zag fino ad arrivare in fondo. Sono in fondo, lavoro gli ultimi 2 scacchetti, mi giro con la rete e vado avanti di uno scacchetto, faccio il mio punto, rigiro la rete da questa parte. Naturalmente io ho iniziato questo lavoro lavorando in orizzontale, potete partire in verticale, in orizzontale, come volete voi, non ha una regola questo tipo di lavorazione, quindi come volete. Quindi sono arrivata nella riga dopo, ricomincio a lavorare. Là dobbiamo lavorare su 2 righe, una è in comune con la riga precedente e quella successiva, per cui dovrò fare di questo, perché altrimenti la rete non ci si copre totalmente, se a meno che non abbiate un cordino molto grosso, che allora potete lavorare 2 righe distaccate senza utilizzare lo scacco in comune. Quindi sono andata avanti di uno, ritorno nello scacchetto di destra a lavorare la mia catenella, poi sinistra, destra. Se non vedete bene spostatevi un po' il lavoro così, e riprendo a lavorare a zig zag. In questo modo la rete non si vede più e va a chiudere molto bene. Quindi salgo sopra, catenella sulla destra, torno a fianco, catenella, proseguo e arrivo fino in fondo alla riga. Arrivo in fondo, mi rigiro, vado una riga in avanti, uno scacchetto, rigiro il lavoro e proseguo a ricominciare il punto. Quando sono qui andrò sempre sulla sinistra, perché dobbiamo lavorare a zig zag, non vado in avanti il primo punto, ma vado nella riga precedente, poi di fianco
Arrivati in fondo, saltate nello scacchetto dopo e ricominciate a lavorare a zig zag. Andiamo avanti così fino a riempire tutto il nostro pannello. Ho completato tutto il pannello, guardate anche dietro com'è rifinito, non sembra neanche uncinetto, sembra un tessuto. Comunque non staccate il filo e andiamo a fare un giro di contorno a maglia bassa per rifinire tutto il nostro pannello. Quindi riparto da qui, entro nello scacco e scacchetto per scacchetto della rete vado a fare una maglia bassa. Cerco di prendere anche le asoline che mi trovo sopra della lavorazione, così le andiamo anche a bloccare. Passo dentro la rete e chiudo la mia maglia bassa, quindi entro dentro l'asolina, vedete come viene rifinito. Arrivo fino in fondo. Quando arriviamo nell'angolo andiamo a fare 2 maglie basse nello stesso foro. E riprendiamo dall'altro lato. Proseguo così per tutto il pannello. Prepariamo anche i laterali, rivestiamo come il pannello e andiamo anche qui a fare un giro di maglia bassa. Qui potete partire da dove volete, io andrò a lavorare per l'altezza, quindi in verticale, ma potete anche farlo in orizzontale, andare su come volete. Questo è fatto in verticale, quindi dopo verrà così, per cui ricomincio a fare il mio punto catenella zig zag,
e vado a rivestirlo tutto. Prima di andare a cucire la nostra borsa dobbiamo inserire tutti gli accessori in metallo. Nei laterali metto il ponticello, i miei hanno le alette, quindi è semplice da inserire, una targhetta per abbellirla, blocco con i marcapunti il laterale per vedere come inserire la mia chiusura. Intanto ho inserito la parte superiore che va solo a stringere, dividendo, ricavando il centro della patella. Ho inserito questa e adesso vado a misurare dove posizionare l'altra parte della chiusura. Faccio entrare le alette, per sicurezza vado a ricavare il centro. Io sono a 23 centimetri, quindi 11 e mezzo, e vado a posizionare bene la placchetta. Ho inserito la chiusura scendendo di circa 4 centimetri. Comunque anche se non dovesse andare bene, una volta montati i laterali, visto che non l'abbiamo foderata, possiamo sempre spostarla. Quindi io un laterale l'ho cucito, andiamo a cucire l'altro. Qui potete cucire come volete, o come più vi piace o come siete abituate. Io vado con l'ago e prendo le due asoline interne. Proseguo così tutto intorno, mi aiuto con i marcapunti così vedo come va posizionato e finisco di cucire. Ed ecco la borsa finita. Mettiamo una catena, oppure potete preparare voi una tracolla. È anche bellina senza da portare a mano, perché è una misura giusta. Vi dico le misure che più o meno sono rimaste quelle della rete.
siamo a 23 centimetri di larghezza, altezza 13,5 e profondità 5,5, abbastanza capiente per il necessario e super veloce. Come avete visto, è un progetto molto facile, quindi se vi è piaciuto lasciatemi un commento, fatemi sapere qualcosa. Io intanto vi do appuntamento al mio prossimo tutorial.